Ciao tigrotti, bentornati sul mio canale. Oggi sono con la mitica Sabri. Sono io. Che bello. Siamo in Giappone, cioè io sono venuta in Giappone. Sì, Il nostro video sarà un continuo di rumore di sì, è vero, bracciali. effettivamente io ne ho solo uno, ma abbastanza rumoroso. E ci avete chiesto un sacco come ci siamo conosciuti. Ah, tu hai iniziato subito il pack così, sì. cioè senza spiegare cosa facciamo, dove hai preso le palese, no? Ok, vabbè, vi spiego cosa facciamo. C'è la Sabri qua, che cosa mai potremmo fare visto che siamo a casa? Ho una challenge stupida. A Roppongi, A Roppongi, lei, perché io sto in campagna. Sto in campagna. Oppure appunto fuck si dice, ma siamo a parola brutta. Sì, sembra una Parola brutta. Anche no, fuck, Sì. ovvero domande e risposte. Io ne ho prese un pochino dal mio Instagram. Devo preoccuparmi? No dai, alcune sono stati davvero tanto carini, solo che non male. sapevo assolutamente quale scegliere. Andiamo in ordine, vai dalla prima, Andiamo spariamola in tipo ordine. pen pen pen. Vabbè, cioè, la prima è: come vi siete conosciute? Di nuovo. Quante volte te l'hanno fatta questa Un domanda? sacco di volte. Ma proprio tutte le domande, forse 90 su 100 erano sì. Allora, abbiamo una cosa in comune, diciamo, cioè ne abbiamo tante, ma la principale, ovvero come siamo conosciute, è una. 10 anni fa con il cosplay. Ah, io pensavo in quel negozio di ragni, quella dove... Ci siamo conosciute in fiera 10 anni fa, io ero una bambina. Cioè tu eri non eri ancora nata. No! No, perché sembra mia figlia, cioè ragazzi, sembra mia figlia. Io avrò avuto 20 anni, non lo so. Ero una piccola bambina e frequentavamo, quando lei ancora abitava in Italia, le fiere cosplay, quindi ci vedevamo sempre in fiera a fare un po' le fighe. Insomma, un po' le fighe. Lei Sì, faceva facciamo le fiche. Lei faceva un sacco di cosplay di fight game. Io mi ricordo benissimo la tua Chun-Li sul palco, perché a un certo punto è passata sta Chun-Li e ho fatto è un po' magra, chissà cosa fa. Mi ho visto rotolare. Cioè, oh mio Dio! Io roteavo sul palco. Era stupenda. Perché Chun-Li c'ha delle gambe grosse così. C'ha delle gambe così. Io ho pensato, ma ce la farà? Invece wow. Adesso ok. è un po' più slorte in realtà. Potrei farla ancora meglio. Però vabbè. Ok, e quindi così ci siamo conosciute così 10 anni fa. La prossima: cosa vi ha spinto ad aprire un canale YouTube? In realtà la mia risposta è molto molto semplice. Io ho sempre amato i videogiochi e sapendone un po', perché nei videogiochi in cui giocavo, diciamo che ne sapevo, la gente mi diceva: ma scusa, ma perché non apri un canale e racconti oppure giochi facendo vedere alla gente? Io dicevo, ma che problemi ha una persona che gioca facendo vedere come giochi? Che una cosa invece... che comunque pensi tipo 6 anni fa era quasi impensabile. Sì, perché tu ci giochi, non è che vai a vedere un altro. Che mica vedi la gente che guarda giocare, invece no. Invece no, perché alla gente piace una persona che gioca, il commentato del gioco, e poi ho aperto il canale di YouTube e sono quella che sono. Per me più o meno è la stessa cosa, però visto che volevo andare in Giappone, il mio sogno comunque era andare a vivere a Tokyo. Ma dai! Ma dai! Ma perché non fare dei video così con le curiosità e divertimento? E ho iniziato ad aprire. Ha in mano un impero lei, un impero. Non l'ha impero ancora che capito non che ha in uso, mano ma un impero. Ok, questa è cattivella. Prima impressione. Allora, Io non ho idea di come ce anche l'hai in io mano. io non ho proprio idea, perché il mio ricordo è molto offuscato, perché io andavo in fiera per farmi i cavoli miei, cioè nel senso, vi spiego No, è un pochino come è la gente in Italia. Io adesso non so come sei rimasta, però in Italia adesso al momento la gente va in fiera puramente per farsi vedere, cioè il 90% va in fiera per scoprirsi e farsi vedere, Sì, non c'è ma molto. anche qua, non ti credere. Quindi io andavo in fiera fregandomi, nel senso di quello che c'era, io andavo in fiera da combattente, per me l'importante era salire e vincere sul palco. E vincere tutti e bam! E quindi ero un po' quella presuntuosa che tanto doveva vincere, quindi chi se ne frega degli altri. E però ho sempre vinto, quindi Onesta, direi, più che onesta. Io ero sicuramente quella che ci provava e poi perdeva. Ma io avevo il motivo, io potevo vincere perché sapendo fare i salti mortali, andavo a fare i salti mortali, non perché ero quella brava a fare il costume, perché me li facevo io, erano tutti storti. Ma facendo i salti mortali non potevi vedere le imperfezioni. L'interpretazione comunque. Quindi non ti ricordi? Mi ricordo per il semplice fatto che era una delle poche che aveva i cosplay decenti, perché appunto come dicevo io me li facevo da sola e non ero capace, e la maggior parte della gente se li faceva da sola e non era capace, e se non eri capace dovevi snudare, e lei era l'unica che non si snudava e aveva i cosplay decenti, quindi sì, io me la ricordo bene. Io. È forse una delle poche persone che non si è mai snudata. Grazie. Male. Io sono sempre stata molto fedele nel personaggio, nel senso, se il personaggio è sexy allora lo faccio sexy, ma se non lo è non
non lo faccio apposta, ecco. In Italia in questo momento non è così. Non mi interessa. Perché se uno è in giro con la tuta da neve, loro fanno la versione al mare della Al tuta da mare della neve. tuta da neve, che per carità magari con 60 gradi ci posso stare. Però io avevo questa cosa io voglio stare proprio nel personaggio. La mia primissima impressione di te è stata appunto quell'evento Festival del Lovero, quando tu facevi Chun-Li, che ti ho vista perché subito dopo la tua esibizione mi sa che io ti sono andata a parlare tramite Teodoro, che è un nostro amico in comune. Tramite un amico mi fa: "Ah, ma se vuoi te la presento", e mi sembra che in più sono arrivata da te e ti ho chiesto qualcosa di Fight Game. Ma ti piace come una Reazione verissima, tra l'altro. Mi spiace per te. E mi piaceva perché lei era proprio easy, era proprio Idiota. infatti io mi aspettavo che io me la tiro, no? Sì, io me l'aspettavo. Vabbè, grazie, lo so. E invece no, è stata stragentile e soprattutto un po' pazza, sì. Cioè ammetto che la mia prima impressione è stata che te un po' pazzerella, però mi piaceva un sacco. E con i costumi storti. Positiva. Ormai No, è vero. Come fai con quelle unghie a schiacciare? Sì. Si sente stoc quando lei tocca il telefono. Pensa quando faccio così. È bellissimo, è una sensazione bellissima. Vi faccio vedere le unghie di una ragazza seria. Sei tu la ragazza seria? Ah, ok. Le mie Che è arrivata. Ok, oh, questa è carina. Che Vai. cosa vi ha fatto innamorare del Giappone? La verità? I giochi delle sala giochi. Perché io sono davvero bravissima a quel giochino, lo chiamo, come puoi conoscere tu, delle frecce che balli a tempo di musica. E io ero proprio, cioè, bravissima, però loro non lo sanno, quindi Ok, lo chiamo ok. giochino che balli a tempo di musica. Ero proprio brava. Io ho vissuto per tanti anni, proprio la mia vita era quel gioco. Wow. Proprio io vivevo per giocare. E sapete comunque il Giappone è la patria di questi giochi, Sì, tutti i videogiochi sì, musicali, sì. quindi per me era il mio mondo. Anch'io. Oddio, come ti posso capire anche? Aspetta, che porti una cosa nostalgica. Le sue mutande sporche. Mai. Sì, aspetta! Non ci crederai mai! Non ci crederai mai a cosa sto giocando in questi giorni. Sul serio? Io in Giappone. Abbiamo un momento in super nerd. Ci ho giocato anche stanotte, io mi sveglio di notte. Cioè, avete capito? Io ho problemi col jet lag. Perché di lo notte sai gioco ai giocare. Pokémon. Solo Esatto. per questo ho problemi di jet lag. cacchio. Perché la notte gioco. E per tu me, giri con quello? Cioè, tu giochi? io a volte ho il telefono che si scarica in 30 secondi. Oddio, ma com'è leggero. Sì, così un giorno l'ho visto nel negozio, mi sono innamorata e mi metto... Perché adesso capisco il giapponese, quindi gioco a Sailor Moon, a tutti i giochi che in Italia forse non sono mai usciti. Ma non ci credo mai nella vita che era così leggero. Sì. Cioè, voi andate in metro e vedete tutti che giocano a Pokémon Go, tutti questi giochini così col telefono, e poi arriva lei col Game Boy. Color! Sì. Curiosità, quanto hai pagato? 4.000 yen, quindi 35 euro. Ah, ok, dai. Quindi la mia stessa cosa per essermi innamorata del Giappone è stato appunto i videogiochi. In realtà quando io ero proprio piccolina mio padre è un fissato dei videogiochi Che e aveva un bello! negozio di videogiochi dove io ci ho lavorato anche. Bellissimo. E io sono nata praticamente con la prima Nintendo, quella cosa pacchiana, i Game Boy e la PlayStation 1. Cosa pacchiana sarebbe il Nintendo 64, quello grosso così. Che io ho passato tutta la mia vita a giocare a Super Mario 64 e tutta la mia Esatto, vita. quindi direi che è anche una cosa che mi sa che abbiamo in comune. E da lì poi subito dopo gli anime, manga, la musica, cioè io sono proprio... Giappone. Lei piace, io sono... Fissata. Tutto proprio, sono fissatissima. Lei ha sbagliato solo a nascere, cioè nel posto dove è nata. Lei è sbagliata, non doveva nascere in Italia. Sì, forse. Pregio e difetto dell'altro. Allora, No, adesso arriva suo Sabrina difetto- Sensei che mi fa il culo. no, Aspetta, il suo poi difetto, via. come dicevo ieri, che lei ha tante idee, è un impero in mano, ma deve esserci qualcosa nella sua testa che la blocca, che la impedisce. Perché tu le fai un esempio e dici: figo, quello ci avevo pensato, però non l'ho fatto. Fallo! Cioè, fallo! Raga, c'è una persona che può permettersi di farlo, italiana, capita in Giappone. Ah, lo sai. Ciao di crotini! Sì, lo so, ci avrei giurato. E un suo grandissimo pregio, e ne parlavamo prima, è che vabbè, oltre ad essere rimasta con i piedi per terra, è che non si è svenduta, perché io penso che tantissime persone per riuscire a fare quello che ha fatto riuscirebbero svendendosi. Lei invece è rimasta quello che è sempre stata, e fidatevi che a volte svendersi, per come possiamo vedere i risultati, si arriva molto prima. Lei non l'ha mai fatto, quindi è il suo grossissimo Io pregio. me l'hanno proposto uno dei miei primissimi lavori qua, che non è stato un lavoro che Svendeva
svenduta avete capito cosa vuol dire, non pensiate a cose molto strane, magari semplicemente semplicemente mi hanno chiesto foto. inizialmente fai la modella per bikini. Ecco, questo per intendevo, bikini di svenduta. Playboy. Ah, ok, questo è molto svenduta. Ecco. E inizialmente la paga era altissimissima. Per cui ho detto vabbè, il primo, dai, proviamolo. E mi sono sentita malissimo. Nel senso, immagino poi i super bikini. a parte che per me mettermi in bikini davanti al mio manager che stava così era imbarazzantissimo. Ma poi non mi sentivo bene con il mio corpo. Ho detto no, io non voglio, perché cercavano la classica straniera con le tettone che non sapeva parlare. E io da lì rifiutai tutte le proposte. Ho detto al mio manager non mi interessa, posso anche mangiare pasta in bianco, unigiri, Buona! perché comunque sono buoni, però non voglio vendermi con questa immagine perché non me la sento mia. C'è a chi piace ma a me non piace, perché sarebbe stata la cosa più semplice in realtà per prendere like. Quello che vi ho detto. Esatto. Quindi direi che poi grazie. Pensa che io prendo like anche facendo così. Mi sembra Anzi, di più vendita. probabilmente. Di più, sicuramente di più, molti di più. Allora, io il pregio è che appunto, come dice lei, Il mio pregio è che so infilarmi il pennarello nel naso. il suo pregio è che è rimasta una persona solare e anche molto divertente. E che sa infilarsi E un che sa pennarello infilarsi nel i naso. pennarelli sul naso. E soprattutto è una persona che tiene tanto ai suoi fan. Cioè è capitato che eravamo in fiere insieme, una dalla parte, una dall'altra. Basta! Aspetta, voglio vedere due. Ah no, Questo è rosso, è più grande, fa male. Al centro. Vuol dire che hai le narici della stessa misura. E appunto, comunque è una delle influencer, secondo me, una delle youtuber, diciamo, più solari di tutta Italia. Ed è una cosa che manca, perché fare visualizzazioni sparando pupù di altri. Cos'è, un domino? No! Il sole! Era scritto in giapponese, ma dai, sembra un... Ti ricordo, se faccio così diventa un frigorifero. Un sole. Vabbè, tra poco Sabri diventa più master di me in giapponese. Vedrete perché l'ho poi scritto un io video sul mio prima. canale about this. Esatto. Quindi andatevelo a guardare. Un difetto ne puoi scegliere tantissimi. Ne ho tantissimi. Tipo che non so infilarmi due pennarelli insieme nel naso. Basta. Amore! Non ce l'ha. Tu l'hai mai notato che se dici devi urlare, alcune lettere sono più facili da dire, tipo amore non esce, amore viene meglio se lo dici con la No, B. non l'avevo mai cagato. Non l'avevo. Abore. Vedi che esce meglio? Perché fai il suono più Vabbè, duro. dici. Amore! Amore! Un po' più Amore. Raga, comunque nei commenti scrivete, provate a dire amore, amore! Vedrete che vi uscirà meglio perché fate Le lezioni di canto di Sabrina. Ecco, un difetto che sono logorroica. Non ce l'ha. Non ce l'hai e basta, appunto. Passiamo alla prossima. Avete mai pensato di fare un evento insieme? In realtà sì, perché lei è venuta al Milano Comics Cosplay Fumetto, non mi ricordo come si chiamava quella fiera, e lei mi ha detto che molte persone sono arrivate là, delle ragazzine, con la mia maglietta. E allora ho detto scusa, al prossimo Milano Comics facciamoci mettere lo stand insieme, almeno facciamo un po' di cose insieme, quindi ci vedrete al prossimo Milano Comics insieme. No, mi sono stupita un sacco perché un sacco di ragazzine sono fan sia mie che sue. Ovviamente penso che la mia percentuale Ci saranno sia le magliette pochina. nuove con i tigrottini E e noi ma di vuoi fianco la mettere, corsia. scusa, la maglietta? Chi vuole la maglietta dei tigrotti? Maglietta dei tigrotti, ragazzi, uscirà tra un po' con una roba super figa, altro che maglietta. Tiro un pugno, insomma. Le sto insegnando a fare il merchandising. Grazie. Ok, passiamo al prossimo. Per 10.000 euro cambiereste il vostro lavoro con quello dell'altra? Non è che magari è da 100.000 euro la domanda. No, è 10.000 euro. Oh, per e se 10.000 si sono tenuti bassi. Ah, per 10.000 euro farei il tuo lavoro? No, direi di no, anche perché mi sa che guadagna molto di più che non fa via poveracci in Tokyo. No, ma non è tanto per i soldi, è che io mi immagino la tua vita ti fai... Cioè, solo a pensare di venire in Giappone ad imparare tutto il giapponese mi verrebbe l'ansia, che volente morirei di infarto. Perché poi tu hai una vita bellissima, parliamoci chiaro, io per me il Giappone è il mio mondo. Però veramente se dovessi pensare di tornare a fare i provini, no, che ansia, Sì. vivo la mia vita e mi faccio un bucio di culo così, ma a casa con i miei gattoni. La cosa nostra diversa probabilmente è che, vabbè, a parte che sei in un'altra nazionalità, io faccio tanti diversi lavori e quindi la vastità è enorme. Non posso dire voglio andare in Italia a prendere anche solo una vacanza così. No, tu devi andare là e starci 8 giorni qua perché poi devi fare questo e quell'altro. Io invece potrei. Invece che bello. Che
apri, la scambieresti, vorresti fare la mia vita? Penso che chiunque vorrebbe fare. No, però posso dirlo, no. Se fossi in Giappone sì. Ah, perché tu non vuoi tornare in Italia? E c'hai ragione. Non vorrei, cioè mi Hai piace ragione. tanto venire in Italia per viaggio, ma non per vivere, almeno non adesso, il mio Ti sogno è capisco qua. perfettamente. Ecco, quindi youtuber italiani in Giappone. Che poi mi ha spiegato che io forse nemmeno potrei, volendo venire a fare la youtuber in Giappone, neanche pagando le tasse, cioè dovrei fare scuola o un altro lavoro lì. Esatto, tanti pensano che il mio lavoro sia fare youtuber, invece youtuber per me è proprio una passione, il mio lavoro è un altro, con un'agenzia dell'intrattenimento, cioè Anche non perché pizzicaie. voi non sapete quante visualizzazioni ci vogliono per campare, non è che fare YouTube, 2 sì. video a settimana ci campi, ragazzi, è veramente un buccio di culo Tanto. così dietro. E soprattutto una cosa che, guarda, prima non scambierei il fatto di fare, cioè, quanti video fai al giorno? 10? Cioè io mi faccio una settimana e già faccio wow, questa settimana sono stata davvero brava. Aspetta, sto cercando di arrivarne almeno 2-3 settimane, ma farne una al giorno penso mi prende un infarto. Io registro un po' di più. Registri di più? Io ho almeno un video al giorno. Almeno un video al giorno. Qual è stato il cosplay che avete preferito realizzare? Che è il tuo Cioè, cosplay realizzare preferito? proprio nel senso No, che no, l'abbiamo no. creato, cucito. No, io sto cavolo non cucio da tipo 5 anni, seriamente. Vabbè, No. io... Che hai fatto? A me è piaciuto molto Biancaneve, però Biancaneve come l'ho fatta io rock, perché tipo Figa. ho iniziato ad attaccarci le stelline. In realtà era una Biancaneve fatta bene. Poi mi divertivo a cucire e incollare con ho iniziato a fare diventare un cosplay. corsetto. Oh, sì. è È figo. veramente figa. Versione Sì, figa. molto. Io sì, Harley Quinn di Suicide Squad, che è un Anche cosplay io l'ho che fatta. l'hai fatta, vero? Sì, ma non l'ho fatto io, mi hanno truccato. Però tu l'hai fatta per l'Italia, per la promozione italiana, vero? Io l'ho fatta per la promozione giapponese. Sì, e tu hai incontrato anche la Siamo incontrati Will Smith, io invece no. erano troppo carini. Va bene, quindi direi abbiamo, vabbè, cosplay in È vero. comune, vero? Sì. È vero. La vostra serie preferita? Ma aspetta, la vostra serie TV? TV. Assolutamente The Big Bang Theory. La serie che mi fa proprio più ridere in assoluto. Sì. Mi piace anche Orange is the New Black. Oh. Però quello mi crea un po' di ansietta. E devi sapere che io ho l'ansietta. Quindi quando guardo l'ansietta tengo il telefono in mano. E invece Ok. Big Bang riesco a non tenere il telefono in mano quando la È guardo. importante non te. Lo so. Raga, è un pupazzino. Io penso che ne hai No, è perché devo distrarmi. Ah, quando mi quindi lo guardi ansietta. come... Ok, Esatto, sto su quindi Instagram. guardiamo Instagram. Esatto, hai capito. La mia è The Walking Dead, quindi pensa all'ansia. No, raga, mai no. The Walking Dead oppure di Game of Thrones, doppia ansia. Allora. Dun. Guardavo Game of Thrones col mio ex fidanzato. Come regalo gli ho regalato la possibilità di guardarlo con me, gli ho regalato il cofanetto. Alla terza puntata, mentre vomitavo, gli ho detto scusami, non ce la posso fare. Diciamo, non è vero. No, non ce la faccio. Guarda, invece a me crudeltà. Io sono tutta per cose No, metto l'ansietta. e invece poi io morte, zombie e cattiveria. Va bene, passiamo alla prossima. Come iniziare a fregarsi nel giudizio degli altri senza farsi 1000 complessi. Qua Spostati. solo io Sabrina. Spostati. Ah, che fare? Allora, devo insegnarvi una cosa molto importante che vi servirà nella vita. Voi, dai, vieni! Quando una cosa vi piace, dovete farla. Se dovete ascoltare le persone che iniziano a turbarvi, o dirvi che non siete portati, o dirvi che non fate bene, ignoratele, perché voi dovete essere felici della vostra vita. Ricordate che chi parla, specialmente parla per invidia, perché vorrebbe essere nel vostro corpo o fare quello che state facendo in quel momento. Quindi ignorate le critiche, anzi, oltre a ignorarle, fate come me, bannate. Così non possono più tornare a rompere le palle. Io da quando ho iniziato a bannare, ragazzi, sto da Dio, cioè sto veramente da Dio, anche perché vi dico una cosa, la maggior parte delle persone che insultano, se tu magari capita di rispondere all'insulto, loro risponderanno con ah no scusa, io ti ho scritto solo per avere una risposta. Quindi questa gente qui non ha senso di esistere, lasciatele nel loro mondo, ignorate, divertitevi e fate ciò che volete e che vi renda felici. Come per esempio fai ciò che desideri. Ho fatto ieri Hai fatto in Giappone. Che figo. Sì. Direi che lei ha detto tutto, non sto io a farvi la master division. Anche perché devi imparare da me. Fosse la prima. Però tanti mi hanno detto tipo tu non ce la farai mai in Giappone. Tanti mi hanno anche fatto anche video critiche con tu duri un anno poi torni a casa a piangere. E invece almeno su questo posso dire di c'ho tanti complessi, non ho assolutamente la sua forza, però Ma tu ce l'hai il complesso che non riesci a infilarti per nel naso? C'hai 2 naricine che non ci entra manco lo stuzzicadenti. Ma poi secondo voi perché quello rosso non mi entra ma quello nero sì? È il mistero della vita. E le narici una più grande dell'altra. Ma no, guarda qua mi entra bene e questo non mi entra. Sono cose importanti nella vita. Scusate. Ok,
forse una delle ultime. Ma quante domande? 23 minuti. Tanto la gente guarda. Vai. Sushi o lasagna? Allora, fermi. Allora, qui c'è una cosa da dire. Sushi o lasagna? Io non mangio sushi in Giappone perché io non amo il pesce che sa di pesce. Io amo il pesce che è, chiamiamolo turistico, quindi io mangio il sushi in Italia e il ramen in Giappone. Quindi la mia risposta è, prima di tutto la lasagna se la faccio io perché io ci metto la mozzarella, senza la mozzarella non è abbastanza lasagnosa. Se siamo in Italia un buon 50 e 50. Se siamo in Giappone la lasagna non esiste, quindi andiamo a mangiare il ramen a Shibuya. Sì! Non è né una né Non fa niente. lasagna. Cosa? Sarà che adesso non va, però la lasagna della mamma, cioè la lasagna Poi chissà da quante volte appunto, la io la mamma all'anno. Però se dico sushi in Giappone, per me appunto invece raga, in Giappone è una fetta di pesce lunga così con un pezzettino di riso che riuscite a girare il pesce 6 volte. Scrivete nei commenti quale piace a voi tra sushi e lasagna. Finite? Ma secondo me sì. E allora scrivete nei commenti, oltre a questo, altre domande da fare al prossimo video, perché non so se lo sapete, ma nel mio video ho detto che a 50.000 like lei torna in Italia a fare un po' di video con me. Che sicuramente li faccio in 3 secondi, no? Quindi 50.000 no, 50.000 ci metto un anno probabilmente, ma almeno avete l'opportunità di vederla se viene in Italia. Quindi io fossi in te, fossi in voi, grazie. spollicerei anche qui. Quanti ne vogliamo qui? Quanti like fai a video? 3.000 massimo. 5.000 like anche in questo. Guarda, e lei vola in Italia. Bene ragazzi, iniziate a spolliciare perché io ho bisogno della mia lasagna del mamma. Spolliciano sono i problemi hanno i loro pollici. Vabbè, mi ha messo così. Spolliciate e ci vedremo. Ferma. E cosa? Dobbiamo andare a fare un altro video domani. Non Ah, lo dici? è vero, domani faremo un altro video, andremo Ragazze, negozi ad Harajuku. State sintonizzati. tutte le robe kawaii. Neanche tu ce la fai, vero? Io faccio proprio schifo. Sì. Vabbè, so infilarmi un pennarello nel naso. Vabbè, qualità, insomma, i talenti. Va bene, ci vediamo. Condividete a manetta questo video e ci vediamo. E questo è il mio frigorifero. E quello è il suo frigorifero. Grazie. Ciao, matane. Fai un saluto in giapponese, so. Matane! Matane. Ah, matane, ok.